Salve, buongiorno, sono Daniel da questa stanza e c'è un po' di casino e siamo in provincia di... Non c'è casino? Questa è Manuela e il letto non lo faccio perché sono in vacanza e siamo vicino Gideon e adesso oggi faremo una cosa spacchiosissima, come si suol dire in provincia di Trento. Oggi ci facciamo il giro del dito del Mani e andremo a vedere dei posti spettacolari che in effetti già noi abbiamo intravisto qualche anno fa, ma che oggi spolperemo un pochino meglio e riprenderemo con le nostre attrezzature nuove DJI, sponsor di questo video. Eccoci nel Mani, una delle parti motociclistiche della Grecia che non potete assolutamente mancare. Noi già un po' la conosciamo, l'abbiamo già fatto qualche volta di sfuggita magari. E la caratteristica di questo splendido paesaggio è che ci sono tantissime case arroccate, stile proprio del posto, stile del Mani. Ora più tardi ve ne faremo vedere qualcuna e la maggior parte purtroppo è abbandonata. Però gli scorci di mare sono impressionanti, sono bellissimi. Questa strada è spettacolare. Che si perdono nel blu, il vento spiega una lingua antica, nel Mani si canta Niki Thanatos, la strada ci trasporta nel tempo. Mare infinito davanti a me, rocce e cielo, voce alla fermi nel tempo, la moto canta la sua canzone, nel Mani la bandiera Niki Thanatos, e io la seguo senza pensare, mare infinito davanti a me, rocce e cielo, voce alla libertà, viaggio nel sud delle fino in fondo nel vasto confine, e non so dove sto
È chiusa, mi sa. Una particolarità del Mani sono le case. Nella bandiera greca abbiamo una croce blu. Questa croce blu rappresenta, oltre alle strisce bianche e bianche-azzurre, rappresenta proprio il Mani, perché il Mani rappresenta quello che è l'unità greca di oggi. Tutte quelle che sono state le rivoluzioni contro gli oppressori ottomani. È vero che sono, diciamo, in ogni luogo della Grecia ci sono state delle battaglie, però le battaglie più cruente sono state combattute qui nel Mani. Non è difficile trovare per esempio chiese con l'aquila bicipite in tutta la Grecia, in effetti, che rappresenta l'impero romano d'Oriente e d'Occidente, ma qui nel Mani abbiamo una bandiera in più, che è proprio la bandiera con la croce azzurra che vediamo nella bandiera greca. Sotto questa croce abbiamo una scritta che in greco significa vittoria o morte, ovvero era il motto degli abitanti del Mani quando andavano a combattere contro gli invasori. Abbiamo trovato questa chiesetta, purtroppo è chiusa, è una chiesetta rurale e evidentemente è abbastanza, non dico abbandonata, però mi sembra abbastanza antica, sia dal tetto che dalle rocce. Una cosa particolare del Mani è che tantissime abitazioni sono abbandonate, borghi completamente disabitati, stranamente. Ne abbiamo appena passato uno, non so come si chiama, credo Agios Nikolaos, ma qua i nomi più o meno sono sempre quelli, Agios Nikolaos, Agios qualcosa. Ma basta fare la linea costiera per incontrare case sostanzialmente crollate al centro, ma con le mura ancora solide che stanno ancora su. Vedete, quando io poco fa vi dicevo la storia delle bandiere, no? Vittoria o morte, bandiera della Grecia e poi la bandiera del Mani. Vedete che bello. Guardano i miei sogni da domani. Allora, eccoci a Portocaggio. Qua già c'eravamo stati una volta, ma la strada merita sempre. Emanuela, ti piace a te qua, no? Sì. Vero? Sì. Emanuela piace L'altra tantissimo. volta ero scesa pure giù alla spiaggetta che è meravigliosa, però quest'volta la conosco, quindi non ci vado. Esatto, anche perché il giro è ancora abbastanza lungo, sparpaglioni nel frattempo. Sparpaglioni sono le api, tutto ciò che vola, che fa paura a Da Emanuela. noi lo sparpaglione è quello nero, grosso. Quello grosso, però per te comunque sparpaglione basta che vola, no? Allora, qua siamo a Portocaggio, è molto bello. Siamo a sud, qua del Peloponneso, del Mani. C'è una passeggiata, vedete questa gente che sale? È perché dall'altra parte c'è una specie di... c'è il faro, c'è la strada che arriva al faro, noi già l'abbiamo fatta qualche anno fa. Ma si fa in una mezz'oretta, si fa tranquillamente. Bello ritornare in alcuni punti e rigoderteli. Bello anche perché dopo qualche anno si vede che non è cambiato praticamente nulla ed è meglio così. Ed eccoci qua, mentre Emanuela sta dissetando e sfamando questi nici, vi dico dove siamo. Siamo a Vatia. Allora, il posto già noi ci eravamo passati qualche anno fa, in crocevia qui nella penisola del Mani, che ha avuto una certa importanza in passato. Allora, Vatia non è nelle mete turistiche, se non quelle più ricercate, se così si può dire, perché praticamente è un paese abbandonato, nonostante abbia avuto una storia parecchio importante, perché di fatto è stato menzionato già nel 1512, veniva menzionato nelle scritture dei veneziani come punto di appoggio, come punto di riferimento per quello che riguardava le osservazioni delle truppe ottomane. Gatti che avete rotto un po' le palle ora, sono bellissimi. Queste case qui sono crollate e abbandonate. Sembra che sia stata chiusa in qualche modo dopo il Vediamo? abbandono. Vediamo un po'. C'è una cucina antica. C'è una cucina antica. Mm. Aspettate, gatti. Sì. Qua. Sì, c'è una cucina. Sì, qualcuno c'è stato. Questa è una cucina bellissima. Vabbè, occhio, mi sembra che qualcuno c'è stato, qualche vagabondo forse. Mm? Può essere? Ci sono fuori. Non è un abbandono qui probabilmente qualcuno ogni tanto c'è venuto. Queste costruzioni qua si chiamano pirgoi, non sono altro che delle torri di osservazione trasformate a casa o viceversa, delle case trasformate in punti di osservazione e servivano proprio per avvistare eventuali incursori, in questo caso turchi.
c'è stato un mini progetto di rivalutazione del posto, perché di fatto le case sono state, alcune sono state ristrutturate, tipo questa qui che ho qua davanti, una decina di anni fa. E il posto è carino, il posto è bello, per gli amanti dell'urbex sicuramente è un posto da visitare. E adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa. C'è da dire che rispetto a qualche anno fa qualche casetta è stata ripresa. Però qui abbiamo per esempio, questa è completamente abbandonata come quando l'abbiamo lasciata noi. Vedete la macina? È bellissimo, questa è proprio una macina antica, avrà almeno 400 anni sta macina. È un tentativo di ripresa del borgo. Qualcuno è stato attratto dal turismo di Vadia. Quindi queste sono case rifatte ma poi riabbandonate. Sì. Allora, sono abbandonate da un sacco di tempo. Cioè, usciamo c'è un mega alveare. Quindi evidentemente un tentativo di riacquistare dignità su queste abitazioni c'è stato. Ma poi di nuovo c'è stato un abbandono, nuovamente un abbandono. Poi sono tutte sopportate le case, Sì. sono fatte bene. No, c'è da dire che erano molto belle. Ora, lasciamo stare il fatto che siano state abbandonate, depredate. Chi c'è qualcuno? No. Hanno ancora il loro fascino. Poi messi i muri. Io ci andai fino a sopra, ora no perché c'è il materasso. Come mai non l'ho ridotta in queste condizioni? Sì. Ah, che si chiama? Immagina sto borghetto quando Sì. c'era la gente, deve essere meraviglioso. La massima espressione di questo borgo l'abbiamo avuta più o meno nel 1800. Dopo le conquiste ottomane, questo posto è rimasto, questo come altri posti del Mani, hanno costituito quella che era il punto saliente della resistenza maniota. Guardate che punto d'osservazione. Guardate, guardate. Guardate. Comunque il borgo è molto bello, eh. Sì, c'è gente. Per la storia completa di Vadia vi consiglio di andarvi a leggere qualcosa su Wikipedia, perché è molto interessante, almeno per chi è appassionato di storia. Pazzesco. Cioè, come erano le case dei Magnoti secoli fa. Così è rimasto. Troppo bello. Molto affascinante. Mi piace il fatto che ci sia stato un tentativo, che ci sia in corso un tentativo di ripresa delle case. Ah, ho detto che c'era stato, ma poi è stato fermato di nuovo. Beh, però se hai visto ci sono le case abitate. E comunque qualcuna è stata chiusa, eh? No. No? Io mi ricordo non c'era niente. Quindi qua tra qualche anno saranno, secondo me, ci sarà un'evoluzione. Da un lato mi fa piacere, dall'altro lato perde un po' di fascino, però io sono convinto che, no, sono convinto, so per certo perché le abbiamo mappate, ce l'ho sulle mappe, che ci sono tanti altri paesotti così, però sono un po' più difficili da raggiungere, un po' più impervi e le strade sono quasi di passaggio, quindi non puoi scappare. Gli altri paesi sono un po' meno agibili. Guarda che bel ponticello qua. I Pilgoi su queste strade ne trovate a decine, a centinaia più che altro, perché tra di loro attraverso dei segnali riuscivano a mandare le segnalazioni tra una torre e l'altra per far arrivare i segnali poi ai sistemi centralizzati militari. Quindi sono dei sistemi non solo di osservazione ma anche di comunicazione. Non capita tutti i giorni di vedere un borghetto così, eh?
Mi fa molto piacere essere ripassato qui, aver ritrovato in meglio, l'ho trovato in meglio, mi fa molto piacere. All'epoca quando siamo passati non c'era proprio niente, poi era possibile entrare anche sul pergola principale lì, ora è chiuso, però il suo fascino l'ha mantenuto. Bello, sono contento. Amore, sei contenta? Molto. Però ho anche fame. Mio amore ha fame ed è tardi, ragazzi. Adesso andiamo a procacciarci un po' di cibo. Vai. Nella natura selvaggia noi siamo inarrestabili. Con ogni respiro la strada si fa nostra. Questo è Gerolimenas, è un posto molto famoso nel Mani, un punto dove ci si ferma per mangiare. Anche noi abbiamo mangiato, qua c'è Manuela, la moto parcheggiata qui. Ci mangia discretamente bene, già siamo venuti qualche volta qui, il posto è bello. Guardate qui, uno si ferma davanti al mare, esce la spiaggetta se tu vuoi fare il bagno. Ora noi ce ne torniamo nella nostra casetta e poi niente, ci prepareremo le cose per l'appostamento di domani verso Metoni, Modoni, dove staremo fermo qualche giorno. Bello? Ragazzi, il Mani è spettacolare. C'è anche qualsiasi scorcio, guardate com'è bello quell'inquinatura, il porto naturale di Gerolimenas, veramente bello. Ciao! Ecco poi una macchina insostituibile, la Mercedes classe A come quella di mia madre. Grande, grande Mercedes, Mercedesi!